Benvenuti a questo video relativo alla pneumatica, dove potremo vedere come minimizzare dei circuiti in cascata. Andiamo ad esaminare questa sequenza con il diagramma delle fasi. Abbiamo questi 6 movimenti, A più, B più, A meno, C più, C meno, B meno. Ci sono dei segnali bloccanti, andiamo ad esaminarli. Ad esempio andiamo a vedere il C più e il C meno, è sovrastato da questa linea continua che è quella di A0. Infatti A0 comanda C più, A0 comanda C+, il C1 comanda il C-, ma nello stesso tempo è ancora presente A0 in questa fase, quindi A0 diventa un segnale bloccante per il rientro di C. Un altro segnale bloccante è il fine corsa C0. Infatti C0, da qui C0 comanda B-, ma andiamo a vedere cosa succede quando deve avvenire il movimento opposto, il B+. Quando ci deve essere il movimento B+, C0 è ancora presente, così C0 diventa bloccante per B+. Essendoci dei segnali bloccanti possiamo risolvere questa sequenza dividendo la sequenza in gruppi, in modo da applicare la tecnica della cascata. Adesso io l'ho divisa così, potevo creare tre gruppi tagliandola dopo B, poi tagliandola dopo C, ma vedremo perché ho usato questo metodo piuttosto che un altro. La divido in questo modo. Dividendola in questo modo, le equazioni diventano le seguenti: il fine corsa B0 sarà il pilotaggio 1 con l'uscita 1 e avrò il gruppo 1 A+. A1 mi diventa il pilotaggio 2 con uscita 2, B+, e U2 insieme agli altri due fine corsa comanda gli altri due movimenti. Infine abbiamo il gruppo 3, dove il C1 abilita l'uscita U3 e U3 insieme a C0 B-. Adesso parliamo della minimizzazione, cioè quello di ridurre ai minimi termini, per così dire, il numero di gruppi, così si risparmiamo una valvola. Se è possibile ricongiungere il gruppo terminale con il primo gruppo, come in questo caso, dove nonostante questi due movimenti vengono portati sopra il primo gruppo e non c'è la doppia corsa del pistone all'interno del gruppo, risparmiamo un gruppo e quindi risparmiamo una valvola ausiliaria 5-2. Così, riportando tutto sopra, avremo questa che è la nostra divisione in gruppi finale. Il gruppo 1 diventa C1 mi dà P1 e non C1 mi dà P3. Il P1 che veniva dato dal start B con 0, questa volta si ritrova all'interno del comando di U con 1 e quindi U con 1 e C0 B-, U con 1 insieme allo start B0 mi daranno a più, mentre il gruppo 2 rimane invariato. Quindi quando è possibile, è consigliabile per minimizzare il numero dei gruppi, in modo da ridurre il numero dei gruppi, il numero delle valvole ausiliarie 5-2 e anche meno complicazioni per quanto riguarda poi la realizzazione dell'impianto. Ma adesso andiamo a vedere con il nostro software FluidSim la realizzazione di questo circuito in simulazione. Questo è l'ambiente di sviluppo di programmazione dello schema e simulazione del software FluidSim. Io lo realizzare adesso quello che è la nostra tecnica circuitale in cascata con la minimizzazione con soli due gruppi. Andiamo a scegliere tutti i componenti che ci servono per l'aspetto di potenza, quindi il cilindro, il righello per il fine corsa, la pressione e una valvola 5-2 di distribuzione bistabile. Eccola qua. Eseguiamo i collegamenti. Il 2 fa tornare indietro il cilindro, il 4 lo spinge. Mettiamo gli scarichi al 3 e al 5. Colleghiamo la pressione all'1 e indichiamo il fine corsa. I fine corsa del cilindro A generalmente si chiamano A0, quello iniziale, distanza 0, 0. Quello estremo si chiama A1. Bene. Come abbiamo visto in altri video, basta
copiare e incollare i gruppi, così evitiamo di fare tutti i collegamenti e andare alla ricerca dei componenti. Basta modificare le etichette dei fine corsa. Bene, a questo punto ci siamo. Essendo una realizzazione di una tecnica della cascata, abbiamo bisogno, avendo dei gruppi, di una valvola ausiliaria, così posso copiare anche una di queste, dove l'uscita 2 sarà l'uscita del campo del gruppo 1 e dal 4 vado a mettergli l'etichetta U2. Questo sarà l'ingresso del pilotaggio 1 e del pilotaggio 2. Colleghiamogli la pressione. Adesso comincio a prendere tutti gli altri componenti che mi servono per la realizzazione del ciclo, cioè se il fine corsa ed un pulsante di start. Ecco il mio pulsante di start, valvola 3.2 monostabile, eccolo qua, il fine corsa, ne prendo uno, poi facciamo copia e incolla, metto subito lo scarico, gli tolgo il pilotaggio, niente pilotaggio, ok. Lo sposto un attimo in giù perché mi servono degli altri collegamenti e vado a inserire le etichette, anzi gliele metto dopo, me ne servono 6. Cliccando in questo punto posso assegnare la label, l'etichetta per il fine corsa a 0, mi fa vedere che è già premuto, così come ovviamente come lo saranno il B0 e il C0. Ecco, adesso che ho tutti i miei fine corsa, devo cominciare a realizzare queste equazioni dei movimenti. Poi il fine corsa C1 che deve essere collegato sul pilotaggio 1 perché mi darà l'uscita U con 1 che dovrà alimentare la movimentazione C-. Quindi vado a prendere il mio fine corsa C con 1 e lo porto dalla parte del pilotaggio. Lo collego e la pressione posso prenderla anche direttamente dallo stesso componente. Dall'altra parte è A con 1 che deve essere collegato a P2 che mi dà U2 che mi dà il B+. Quindi A1 dove stai? Eccolo qua. Anche per A1 facciamo il 3 per 1. Adesso possiamo cominciare a realizzare gli altri collegamenti considerando gruppo per gruppo. Allora il C1 P con 1 U con 1 mi deve dare il C-. Un attimo, sposto questi. Quindi il C- che si trova qui deve essere collegato ad U con 1. Sposto un attimo in su. Poi U con 1 deve alimentare il fine corsa C0 per ottenere il B-. Fine corsa C0 lo porto qui vicino lato B-. La pressione deve arrivare da U con 1, quindi vado su questa linea
perché questa linea qua è la U con 1. Poi alla fine con 1 deve alimentare lo start e B0 per avere A più. Start e B0. Il B0 è lo start, o metto una valvola AND tra i due, o se li collego in serie è comunque un collegamento in serie. E la pressione la prende dal mio U con 1. Adesso passiamo a U con 2, A con 1, quindi l'uscita U con 2, deve darmi direttamente B più, quindi qua. Quindi da qui vado in B più e sposto un attimo questa linea perché voglio collegare gli altri fine corsa. U2 e B con 1 a meno. Eccolo qua. U2, quindi è questa linea qua, ed infine U con 2 da 0, C più. A 0 e U con 2 deve essere questa linea qui, U con 2. Se non ho commesso errori, vado un attimo sulle opzioni, tolgo un po' di musica di sottofondo, gli switch, i relè, le valvole, la simulazione di tutti questi suoni, e vado a rallentare la velocità della simulazione. Vabbè, 1 a 5. In genere per default è 1 a 1, ma siccome l'avevo usato prima il programma l'avevo lasciato 1 a 5, quindi lo riduciamo di 5 volte. Lo mandiamo in run. La sequenza è, come abbiamo visto, anche se abbiamo risolto il nostro problema eliminando un gruppo e avendone solo due, il primo movimento è sempre A+. Quindi quando vado a premere lo start, la mia sequenza comunque rimane A+, B+, A-, C+, C-, B-. La minimizzazione serve solo ad eliminare, a ridurre il numero dei gruppi, ma non certo ad influire sulla sequenza, perché altrimenti sarebbe un'altra operazione, un altro lavoro. B+, A-, C+, C-, B-. Ecco, questo è il ciclo a semi-automatico, quindi con un solo ciclo. Se vogliamo realizzare invece l'opzione automatico o semi-automatico, un ciclo o più cicli, possiamo fare così. Mi sposto un attimo il tutto per avere un po' più spazio. Ecco, vado qua, questo li abbasso un attimo. Mi serve un pulsante per il comando continuo, questo è un ciclo singolo, un pulsante che deve bloccare il ciclo continuo, quindi un pulsante di start, un pulsante di stop. Mi serve una valvola di memoria perché da ciclo singolo per diventare un ciclo continuo il segnale deve passare da istantaneo a continuo. Per fare questo ci serve una valvola di memoria che possiamo ottenere da una valvola 3.2 bistabile. Andiamo a cercarla, se non c'è ce la creiamo, infatti è meglio crearsela, prendere una valvola come questa e invece di avere il pilotaggio da una parte e dall'altra la molla, la modifichiamo e diciamo che non ci deve essere la molla, la spring return, ma ci deve essere un pilotaggio di questo tipo. Eccolo qua, l'anteprima. Quindi quando il segnale passa da questa valvola assume questa configurazione e ci sarà il segnale. Quando il segnale arriva da questa parte cambia la configurazione e il segnale sarà in scarico. Se il segnale semiautomatico è collegato ad U con 1, devono essere collegati ad U con 1 anche lo start.
quindi lo prendo e lo porto su U con 1. Anche la valvola di memoria la collego su U con 1. Sarei tentato di collegare anche lo stop con U con 1, ma non è raccomandabile. Per quale motivo? Perché questa valvola, se alimentata solo da U con 1, posso fermare il ciclo solo quando sta facendo i primi 3 movimenti. Se si trova sugli altri 3 movimenti è alimentata da U con 2, quindi non potrebbe bloccarmi il ciclo. Quindi lo stop è meglio che abbia una sua alimentazione da una P, insomma da un punto di pressione, quindi lo prendo direttamente dal punto di pressione. Devo avere anche la possibilità di una scelta, una valvola OR, per cui lo start semiautomatico, un ciclo singolo, invece di comandare direttamente il B0, deve avere l'opzione con una valvola OR, che andiamo a cercare. Dove sei? Valvola OR, eccolo qua, uno shuttle, una navetta che si sposta di qua e di là, e questa qui è alimentata o da questo comando oppure dal gruppo dello start automatico. Andiamo a provare se è vero. Linee sovrapposte, vabbè, non ha importanza. Vado con il ciclo singolo, ciclo automatico, chiudiamo il ciclo. Ecco, il video così è concluso, spero sia stato di vostro gradimento. Ci sentiamo al prossimo video. Se vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale, dove potrete trovare molti altri video sulla pneumatica, ma anche su molto altro.